Stiamo per iniziare, se volete prendere posto. Intanto buonasera, buonasera a tutti, tutte. Bentrovati a questo sesto appuntamento del corso Parole che curano. Stasera è dedicato interamente al digitale. Narrazione digitale, salute digitale, come vedrete. E quindi ho voluto fare un piccolo flashback a 54 anni fa. Siamo nel 69, esattamente il 29 ottobre 69. Un professore di informatica e uno studente, uno da San Francisco e uno da Los Angeles, tentano di collegare i propri computer sulla base di una tecnologia che era nata in campo militare e si chiamava ARPANET. Il messaggio che dovevano trasmettere era login, e voi vedete qui proprio il foglio degli appunti in cui questa persona sta registrando il fatto che sta cercando di mandare questo messaggio. Manda la L e si telefona e dice: hai ricevuto la L? Sì. Bene, ma schiaccia O, dall'altra parte dice: ah bene, sì, vedo LO, schiaccia G e il computer va in crash. Cioè si ferma tutto. Quindi hanno mandato due lettere, queste LO è il primo messaggio che come dire, certifica la nascita di internet. In pochi decenni questo modo originale per i militari statunitensi di tenersi in contatto diventa il cuore sempre connesso dell'umanità. E il mondo attualmente, nel bene e nel male, non sarebbe quello che è diventato oggi senza internet, ne siamo tutti consapevoli. E qui vedete le tappe storiche in maniera molto schematica, quindi anni 60 si gettano le basi. Poi nel 91 un grande scienziato, Tim Berners-Lee, riesce a creare presso il CERN di Ginevra il primo cosiddetto World Wide Web, nome che dà lui stesso, www. È la comunicazione unidirezionale, è il web 1.0, quindi chi comunica semplicemente è in grado di leggere qualcosa dall'altra parte, ma non è in grado di mandare dei messaggi. Invece 10 anni dopo, grazie a Google, nasce Web 2.0, comunicazione bidirezionale. 2004 Facebook, il primo social media, e il navigatore diventa il protagonista a questo punto. Nel 2007 abbiamo il primo smartphone e nasce Web 3.0 e internet esce dalle nostre case e ce lo portiamo appresso. Qui c'è una rivoluzione vera e propria che ha portato a quest'anno ad avere 2/3 della popolazione mondiale che è connessa, 5 miliardi e 160 milioni di utenti. Ma cosa fanno le persone online? E questa è un'indagine che è stata fatta proprio quest'anno da un'agenzia specializzata. In ordine di importanza cercano informazioni, circa il 60%, ma la seconda ragione è rimanere in contatto con amici e familiari. Quindi questo in qualche modo ci collega al discorso di stasera. Poi rimanere aggiornati su notizie e attualità, guardare video, eccetera, eccetera, eccetera. Molte altre ragioni. I social media hanno avuto un'evoluzione formidabile negli ultimi 10 anni, che qui vedete. Il totale globale degli utenti è aumentato quasi del 30% dall'inizio della pandemia, che ha dato un input molto forte all'utilizzo di internet, delle connessioni e del social. Quindi circa 1 miliardo di nuovi utenti negli ultimi 3 anni. E le piattaforme digitali, le piattaforme sociali, social cosiddetti, sono questi in ordine di importanza. Al primo posto c'è Facebook
con quasi 3 miliardi di persone connesse. Poi YouTube, che non è proprio un social, un platform, ma può funzionare come social media. E poi abbiamo Instagram e WhatsApp. E WhatsApp attira circa 2 miliardi di utenti e, nonostante che sia al terzo posto, è attualmente la piattaforma preferita al mondo per comunicare, per chattare. Quindi ogni giorno sulla rete di WhatsApp vengono inviati 65 miliardi di messaggi, ogni giorno. Allora stasera parleremo, partendo da questo scenario, parleremo di utilizzo del digitale in campo medico, sia per quanto riguarda la narrativa sia per quanto riguarda la cosiddetta salute digitale. Per la narrativa digitale sarà Cristina Cenci da Roma, una grande esperta che fra poco verrà a parlarci di questo argomento. E poi come discussant avremo Maddalena Fiordelli, che invece gioca in casa essendo qui della USI. Allora dico qualcosa del primo relatore. Allora, Cristina Cenci è antropologa ed è esperta di Digital Health Humanities. È senior partner dell'istituto di ricerca EICON, dove si occupa di comunicazione strategica e dove ha creato Environmental, Social and Governance Culture Lab. È fondatrice di Digital Narrative Medicine, una piattaforma digitale innovativa per l'applicazione di metodologie narrative nei percorsi di cura. È membro del comitato direttivo della Società Italiana di Medicina Narrativa, la SIMEN, e del comitato tecnico-scientifico della SIT, la Società Italiana di Telemedicina. È anche da poco membro del Cultural Welfare Center di Torino. Ha pubblicato numerosi studi sulle metodologie narrative digitali, di cui ci aiuterà a capire il mondo. È autrice del blog Digital Health su Nova, che è un periodico, diciamo, di sole 24 ore, credo che compaia la domenica o quasi in altri giorni, comunque più o meno a settimanale. Quindi grande piacere, Cristina Cenci, se vuole venire a fare la sua relazione. Bene, ringrazio il professor Grossi anche per averci riportato proprio agli albori di Internet, perché ce lo dimentichiamo, no? Quando tutto quando è iniziato, e ringrazio ovviamente per questo invito l'Università della Svizzera Italiana, la Fondazione IBS, la città di Lugano. Allora io vedrò insieme a voi alcuni impatti, diciamo così, socio-antropologici di questa trasformazione digitale, e poi invece la dottoressa Fiordelli sarà molto precisa nel delineare tutti i territori di che cosa chiamiamo oggi salute digitale. Quindi parto anch'io un po' da lontano per parlarvi di questo nostro digitale, e parto da noi stessi, cioè dalla persona. Ognuno di noi è una persona. E qui vi voglio far vedere, proprio concentrate in 2 immagini, tutto quello che è accaduto nel passaggio da una concezione rinascimentale della persona a una concezione medica facilitata dall'innovazione tecnologica. Vedete che in questa tavola iconografica del Cinquecento il sotto la pelle è qualcosa che appartiene ad un soggetto che è inserito in un contesto, che ha un volto e che mostra la sua parte coperta come quasi in una, appunto, rappresentazione teatrale. Sicuramente quel sotto la pelle gli appartiene. Accanto c'è l'immagine della prima radiografia alla fine dell'Ottocento. Che cosa succede? Lo vedete immediatamente. Passiamo da una persona a un organo. Ancora di quella persona ci resta una piccola traccia che è l'anello, vedete? Quindi immaginiamo che magari possa essere una donna, però ci siamo persi la persona. E ogni giorno sappiamo quante immagini noi si condividono nei social media. Abbiamo visto i numeri eccezionali dei social media con il professor Grossi, eppure il nostro sotto la pelle non c'è quasi mai.
solo in una eccezione è più frequente, quando è una gravidanza, perché è un sotto la pelle in qualche modo che acquista un senso. Però è come se avessimo deciso che quello che abbiamo sotto lo andassimo a regalare al medico. La radiografia è del medico, la diagnostica è del medico, non è nostro, non è il nostro corpo. Ora, questa modalità di rappresentarci ha portato noi stessi talvolta a diventarci invisibili. Siamo invisibili a noi stessi come unità e come persona. Questa è una bella citazione di uno scrittore che dice: certo, devo dire la verità, devo essere onesto, nel momento in cui sono diventato malato ho smesso di pensare a me stesso come una persona e ho cominciato a pensare a me stesso in termini di dati e statistiche. Effettivamente è vero, no? Abbiamo un orientamento nel momento in cui passiamo dal regno delle persone sane al regno della malattia, a dimenticarci come persona e a pensarci come un insieme di numeri che possono essere i dati delle nostre analisi oppure appunto le prognosi, cioè tutta una serie di numeri, ci raccontiamo con questi numeri. Siamo invisibili anche ai curanti e questo forse è ancora peggio. Qui ho preso da Facebook un medico di medicina generale che raccontava quello che una sua paziente gli aveva detto, perché era stata in ospedale, poi è tornata in vista delle dimissioni e racconta la sua esperienza ospedaliera e dice, vi leggo solo una piccola parte, dice: però ti ficcano quasi le pillole in gola, i medici ti visitano in silenzio e non ti degnano nemmeno di uno sguardo, come se fossimo del tutto trasparenti. Che roba però! L'ho guardata in silenzio, dice il medico, e devo dire che fino a quel momento forse anche per me era trasparente. Ora, non è quindi tanto una trasparenza legata al non voler essere accoglienti, a non voler essere gentili. No, non è tanto questo. È che l'insieme delle tecnologie, degli strumenti diagnostici, delle opportunità che abbiamo ha portato proprio lo sguardo del medico e talvolta anche del paziente su se stesso a rendere invisibile quella persona che invece vedevamo nella tavola rinascimentale. Quindi non si tratta di essere medici buoni, medici accoglienti, è proprio un problema che noi diciamo epistemologico, cioè di come ci andiamo a costruire la nostra conoscenza, nelle modalità con cui si costruisce il sapere medico e nelle modalità con cui costruiamo il nostro sapere su noi stessi in una malattia, rischiamo di perderci la persona. E quindi che cosa sta accadendo ora con le nuove tecnologie digitali, su cui appunto io non mi soffermo, ma se non per gli impatti antropologici, che potremmo dire abbiamo un'opposizione tra un quantified self, perché questa tendenza a tradurre noi stessi e a tradurre il percorso clinico in numeri è ovviamente estremamente potenziato dalle nuove tecnologie digitali che ci consentono di fare un telemonitoraggio praticamente permanente dei parametri clinici che abbiamo, di tantissime variabili che caratterizzano il nostro corpo, e questo è il quantified self. Da un'altra parte abbiamo però il narrative self, cioè il self, l'io che si racconta come biografia, come aspettative, come bisogni. Allora io mi diverto ultimamente a interagire con ChatGPT. ChatGPT ha inserito ora anche il modulo che prima era separato, che genera immagini, e mi diverto perché, visto che l'abbiamo alimentata noi intendo mondo occidentale in qualche modo, e mi restituisce un po' l'immaginario che noi stessi abbiamo inserito dentro ChatGPT e mi genera delle immagini che rendono facilmente visibile quello che io magari faticherei molto a raccontarvi. Vedete questa immagine, vedete il prompt che ho dato a ChatGPT e la risposta che mi ha dato per raccontare l'immagine che ha generato. Ecco, questa immagine è tra l'altro io gli ho chiesto che opponga, ho detto io proprio che opponga, quando gli ho detto che metta insieme,
non è riuscita a generare l'immagine. E questo è molto interessante, perché significa che in qualche modo nel nostro immaginario questo quantified self e questo narrative self non riescono ad integrarsi e sono così separati. Quindi noi siamo in qualche modo a metà. Quando andiamo in un ospedale, in un centro clinico, siamo tutti quei monitor. Anche quando torniamo a casa e pensiamo alla nostra malattia, usiamo il nostro smartphone, siamo tutti quei dati e abbiamo un tempo che è il tempo lineare della malattia. Quando poi, perché poi questo orologio l'ha messo ChatGPT, è interessante, io non gli avevo chiesto, ed è interessante perché oppone il tempo appunto della cura fatto di istanti irreversibili al tempo biografico, al tempo esistenziale, che è un tempo diverso, in cui la memoria, il futuro, il presente sono sempre con noi. Quindi noi viviamo una malattia anche sulla base di come abbiamo vissuto magari la malattia di un genitore, viviamo la malattia sulla base del futuro che ci aspettiamo rispetto a quella malattia, e quindi è un tempo circolare diverso dal tempo che misura. Ecco, questo tempo circolare del sé narrativo invece appunto è fatto di immagini, di ritratti della nostra casa, dei nostri affetti, di ciò che ci piace. Allora, questo è un tema importantissimo, perché se noi non riusciamo a mettere insieme il sé quantitativo con il sé narrativo, capite già da soli che è difficile restituire la complessità della cura e della persona. E soprattutto che cosa si genera? Si genera qualcosa che una filosofa ha chiamato ingiustizia epistemica. Che cos'è l'ingiustizia epistemica? È la costruzione di relazioni, di contesti, di setting in cui una persona, un soggetto, per alcuni motivi, non è messo nella condizione di valorizzare quelle che sono le sue conoscenze. Allora, se torniamo un attimo indietro, scusate, sono andata avanti, quindi io volevo fare lo spoiler, invece, vabbè, ecco, scusate. Se torniamo un attimo indietro, quindi, che cosa succede di tutto questo narrative self quando andiamo in un colloquio con un team curante? Lo dobbiamo mettere da parte? Lo possiamo valorizzare? Quanto è importante per il nostro percorso di cura? Ecco, il rischio dell'ingiustizia epistemica è che tutto il nostro sapere su noi stessi, i nostri bisogni, il nostro futuro non venga valorizzato per quel percorso. E si genera, e questa è un'altra immagine che ho chiesto a ChatGPT, si genera una strana opposizione, che da un lato ho nel colloquio con il medico, vedete, ChatGPT ha interpretato benissimo quello che io volevo, cioè un medico che fosse molto direttivo in qualche modo, che si ponesse in una postura gerarchica, che dicesse il mio sapere, vedete la gestualità, io ho il sapere e tu in qualche modo ti affidi a questo sapere. E quindi nel contesto di cura purtroppo questo modello gerarchico che nega la persona nella sua interezza e la riduce al suo quantified self è ancora un paradigma dominante. Dall'altra parte però si è sviluppato uno strano fenomeno, che sono quei famosi social media che abbiamo visto, e ancora prima dei social media, i gruppi digitali, i forum, magari i forum proprio di associazioni di pazienti. Abbiamo visto che oltre le informazioni si va online per condividere con amici e familiari. Ecco, questo fenomeno straordinario di condividere la propria storia di malattia, il proprio percorso con un gruppo spesso di sconosciuti, che generano uno strano fenomeno, quella della, io la chiamo intimità anonima. È un po' quello che ci accadeva quando non esisteva lo smartphone, facevamo lunghi viaggi in treno e ci capitava di in qualche modo confessarci con qualcuno che sapevamo non avremmo mai rivisto o che comunque non faceva parte delle nostre relazioni abituali. Adesso purtroppo ognuno parla con lo smartphone e quindi queste occasioni non ci sono più, ma è proprio invece sullo smartphone, nei forum online, che avviene questa cosa, cioè si riesce a condividere aspetti importanti, quel narrative self della propria biografia, dei propri progetti, delle proprie esigenze, con un gruppo di persone che stanno vivendo un'esperienza simile. E in questa condivisione, da questa condivisione, si ricava
moltissimo supporto. Noi siamo abituati a vedere l'aspetto della disinformazione online, è chiaro che c'è quell'aspetto, però dobbiamo anche pensare invece a quanto benessere in qualche modo si crea in una serie di comunità, soprattutto se sono magari in setting che sono controllati, supervisionati, come le comunità create dalle associazioni di pazienti, in cui si crea una condivisione che è veramente di grande supporto, perché reintroduce la persona e le sue esigenze. E qui voglio arrivare un po' a dare una tipologia, a classificare questa esplosione delle narrazioni digitali, perché è un'esplosione, ed è un fenomeno straordinario della contemporaneità, perché non era mai accaduto prima di avere queste migliaia e migliaia di conversazioni che riguardano la propria salute da tutti i punti di vista. Come possiamo organizzarle e classificarle queste narrazioni? Io qui vi propongo una tipologia, ma ovviamente una tipologia che cambierà tantissimo nel tempo. Per esempio la parola artificiale di ChatGPT non ce l'ho ancora messa dentro e probabilmente a breve ce la metteremo. Quindi ci sono diverse modalità. Una che io ho definito, anche basandomi sulla letteratura, di crowd caring narratives. Che cosa significano? Narrazioni che in qualche modo si prendono cura in modo collettivo. All'interno di questo gruppo possiamo inserire diverse modalità di comportamento e di racconto digitale. Uno è quello che ognuno di noi fa, cioè quando comincia a cercare con Google e cerca di capire che cos'ha, magari prova a fare un'autodiagnosi, cerca di incontrare dei gruppi che stanno vivendo lo stesso percorso. Sono anche i forum di cui abbiamo parlato un attimo prima. C'è un'altra modalità che invece è lo digital story sharing, che è proprio un'aggregazione online basata principalmente sulla condivisione della propria narrazione. Quindi nella crowd caring narratives noi troviamo una conversazione a 360 che va su tutti i temi. Nelle digital story sharing sono proprio delle comunità narrative, delle persone che si ritrovano per raccontarsi e condividere la propria narrazione. C'è poi quello forse più noto, che è il digital storytelling, in cui il racconto della narrazione invece serve per l'advocacy, per creare consapevolezza e sensibilità intorno ad alcune patologie. Abbiamo l'ambito delle digital medical humanities o digital health humanities, in cui tutto quello che sono le arti, la letteratura, la musica, vengono ritrasformate come risorse nella cura proprio attraverso il digitale. In ultimo vi parlerò della mia esperienza invece con la medicina narrativa digitale. La medicina narrativa, avete avuto la massima maestra della medicina narrativa nel mondo, Rita Charon, la scorsa settimana. Io vi farò vedere come è possibile utilizzare gli strumenti digitali per cambiare la relazione medico-paziente, per cercare di integrare quel narrative self e il quantified self che abbiamo visto prima. Allora, mi soffermo su alcuni esempi, perché altrimenti ci vorrebbero ore, anzi fatemi segno quando mi sto per avvicinare al tempo. Un esempio a cui che mi ha molto appassionato, a cui tengo moltissimo, è questa comunità narrativa che si chiama Parole Fertili, che è un esempio di digital story sharing e che abbiamo costruito negli anni con il contributo incondizionato, come si dice, ma appassionato della Fondazione ILSA. Quindi mi fa particolarmente piacere presentarlo qui. Tra l'altro alcune storie di Parole Fertili verranno reinterpretate poi in una lettura, quindi sentiremo le voci di Parole Fertili anche in diretta. Allora, che cos'è Parole Fertili? Parole Fertili è un luogo, uno spazio online in cui è possibile, noi abbiamo detto, donare la propria storia del percorso alla ricerca di un figlio. Perché donare? Donare perché questa condivisione è pensata proprio come un supporto a chi sta iniziando lo stesso percorso o sta affrontando lo stesso percorso e cerca storie di altri per
prendersi meglio cura di se stessi. Infatti lo spazio digitale è proprio costruito tra l'altro con dei tag, con delle parole chiave emotive con cui si possono cercare le narrazioni. Posso cercare storie di speranza, di felicità, ma anche di paura, di incertezza. Quindi noi abbiamo messo a disposizione uno spazio in cui poter condividere non solo la propria narrazione, ma proprio le emozioni che accompagnano questa narrazione e anche spesso le immagini. Siamo arrivati a 514 storie. È un patrimonio narrativo bellissimo che ci racconta le dinamiche non solo personali ma anche sociali del viaggio alla ricerca di un figlio, e soprattutto è ogni giorno un punto di riferimento per chi inizia un percorso. E noi riceviamo veramente tanti messaggi che ci dicono: ero nel mio momento più buio e finalmente vi ho incontrato, proprio perché solo chi sta vivendo lo stesso momento in qualche modo riesce ad essere sintonico. È molto difficile per chi è alla ricerca di un figlio in qualche modo rispondere alle pressioni del mondo esterno analogico, perché c'è sempre l'interrogativo: ma come mai? O la colpevolizzazione: perché vi siete ricordati così tardi? Ma che cosa sta succedendo? Ma perché ancora un figlio non arriva? Tutte domande che arrivano veramente come ferite in qualche modo alla persona, sia uomo che donna, che sta affrontando questo percorso. Invece le parole di chi l'ha già vissuto, lo sta già vivendo, riescono a diventare veramente parole che in qualche modo si prendono cura. Abbiamo fatto un percorso molto importante con queste parole, perché le abbiamo valorizzato anche in un libro, in uno spettacolo teatrale, e soprattutto abbiamo provato anche a fare un percorso che rientra di più invece nelle Digital Health Humanities, quindi un percorso guidato in cui una psicoterapeuta e artiterapeute ha proposto a un gruppo di persone della community Parole Fertili di raccontarsi utilizzando storie, maschere, drammatizzazione, quindi messa in scena teatrale della propria storia. Tutto questo siamo riusciti a farlo in digitale, e vi assicuro che quando c'è una forte motivazione, quando noi proponiamo in digitale dei contenuti che diventano delle risorse per le persone nei loro percorsi, non c'è un problema di alfabetizzazione. C'è anche persone che avevano una bassissima alfabetizzazione digitale, persone che non sapevano dove fosse quasi il tasto maiuscolo sulla tastiera, sono riuscite a fare delle improvvisazioni teatrali in digitale, proprio perché la motivazione, il gruppo, la possibilità di raccontare i vissuti spesso tragici della ricerca di un figlio potevano essere espressi in un ambiente sicuro, attraverso metafore, attraverso storie, attraverso l'arte, che consentiva di prendere un po' le distanze dai vissuti e rielaborarli. Abbiamo anche pubblicato uno studio che ha misurato l'impatto di questa attività. Un altro esempio vi voglio far vedere è quello che a volte succede dopo un percorso di procreazione medicalmente assistita, cioè il parto pretermine. Questo è un altro esempio interessante di digital story sharing, cioè di condivisione di storie che sono in qualche modo di risorsa per le persone, per far vedere la ricchezza che questi gruppi online possono offrire. Questa è l'analisi delle storie pubblicate in questo forum di bambini nati pretermine. Ecco, queste sono le emozioni negative che le persone condividono con le altre mamme presenti nella comunità. E guardate, molto bello quello che scrive questa donna, dice: ancora più straniante era ricevere messaggi, telefonate e visite di persone che si congratulavano. Ma per cosa poi? Per non essere stata in grado di far crescere mia figlia nella pancia? Per aver costretto i medici a tirarla fuori d'urgenza perché dentro di me rischiava la vita, per averla costretta a cominciare la sua vita in una scatola di vetro, e va avanti. Allora, pensate quanto è difficile a volte nella relazione proprio offline, quella cui siamo qui, riuscire a trovare le parole giuste.
con le persone, perché di fronte a un bambino nato prematuro effettivamente che cosa si può dire? Perché è nato, ma per certi versi è come se ancora non fosse nato, c'è ma potrebbe poi non esserci perché è a forte rischio, quindi è in una zona in qualche modo liminale in cui è molto difficile per familiari, amici offrire un supporto, e di fatto si è da soli, soprattutto la donna è da sola in questa percezione di essere colpevole di aver fatto in qualche modo andare via prima del tempo il suo bambino, la sua bambina. Si sentono delle madri interrotte, mentre il bambino viene portato a termine nella terapia intensiva, la madre non è ancora madre, non sa se lo sarà e non trova conforto, se non dove? Proprio confrontandosi con chi ha vissuto la stessa esperienza o sta vivendo la stessa esperienza. E vedete che tutte le emozioni positive sono centrate proprio sul fatto che è possibile online una cosa che offline non è possibile: il confronto, la speranza, la felicità. Vedete, questa madre dice: la nostra storia ho voluto comunque raccontarla perché è servita a me tirarla fuori dall'angolo buio del mio cuore in cui se ne stava accantonata, per esorcizzarla, e perché penso che il dolore di una madre interrotta sia lo stesso per tutte e debba essere raccontato. Pensate che potenza ha questa condivisione online. Allora, da tutta questa, valore e patrimonio positivo di questo scambio di narrazioni, la domanda che a un certo punto ci si è fatti è dire: ma possiamo questa nuova capacità narrativa delle persone, questa condivisione, questo rimettere al centro gli aspetti biografici ed emozionali, portarli anche in una nuova relazione di cura? Già avete visto, avete parlato di medicina narrativa, chi c'era la volta scorsa, quindi quello che voglio aggiungere a questo è che in Italia, qui siamo in Svizzera, in Italia la medicina narrativa ha avuto un grandissimo sviluppo negli ultimi anni, molto spinto anche da queste linee di indirizzo dell'Istituto Superiore di Sanità Italiano, che sono state un punto di riferimento per sviluppare percorsi di medicina narrativa. Che cos'è la medicina narrativa? Cioè tutto quello che abbiamo detto prima della potenza e dell'importanza della narrazione si sposta dalla comunicazione tra pari nella comunicazione tra medico e paziente. Quindi se noi raccogliamo storie, qui voglio essere molto chiara rispetto anche alla definizione dell'Istituto Superiore di Sanità, che è un riferimento anche internazionale. Se noi raccogliamo storie di persone in un libro, se creiamo i progetti come Parole Fertili, non stiamo facendo un'attività di medicina narrativa, perché non è in atto una relazione di cura. Stiamo facendo un'operazione di story sharing, che abbiamo visto che impatto positivo può avere, però dobbiamo essere molto attenti con i termini, perché altrimenti se noi chiamiamo quel tipo di condivisione medicina, stiamo snaturando ovviamente quello che è un atto di cura. Quindi possiamo parlare di medicina narrativa quando questa valorizzazione della narrazione del paziente avviene nel rapporto di cura, e la narrazione quindi che cos'è? È lo strumento fondamentale, come ci dice l'Istituto Superiore di Sanità, per acquisire, comprendere e integrare i diversi punti di vista di coloro che ruotano intorno a un percorso, che è il paziente, ma magari anche il o i caregiver che fanno parte di quella storia di cura. Quindi nel momento in cui parliamo di medicina narrativa stiamo parlando di questa cosa, e come vedete questa definizione dell'Istituto Superiore di Sanità a me piace moltissimo, perché corregge proprio l'ingiustizia epistemica di cui parlavamo prima, cioè ci dice che quella narrazione lì, la narrazione del paziente, il sapere del paziente, anche se è diverso, ha altrettanto peso del sapere scientifico e tecnologico del medico. Quindi due saperi diversi che però si devono integrare. Rispetto a tutto questo lavoro, qualche anno fa io mi sono detta: ma come facciamo a farlo sul serio? Come facciamo a fare quello che appunto la medicina narrativa raccomanda, di integrare il piano assistenziale con il progetto esistenziale? Sono bellissime parole, ma
nei setting di cura. Forse qui in Svizzera i tempi di visita sono più lunghi, forse c'è un orientamento diverso. Sicuramente l'esperienza nostra italiana non c'è il tempo per la cura narrativa negli spazi della cura, ma non c'è il tempo nel senso proprio di modalità con cui si guarda il paziente, che non si guarda mai come persona. Quindi ho pensato, forse gli strumenti digitali ci possono aiutare, visto che le persone si sono abituate a condividere la propria storia anche attraverso questi strumenti, possiamo provare a convincere i medici ad ascoltare queste storie attraverso uno strumento digitale. E quindi ho cominciato a lavorare con informatici per sviluppare una piattaforma che consentisse che cosa? E lì è un bel problema metodologico. La formula che abbiamo scelto con un team di esperti di medicina narrativa è stata quella del diario. Il diario è una delle modalità, delle metodologie della medicina narrativa. Con la Rita Charon avrete magari visto di più il metodo del dialogo, del colloquio condotto con metodologia narrativa. Sicuramente il diario, la scrittura, avete fatto anche già una bella lezione sulla potenza della scrittura, è un modo con cui condividere la propria esperienza. E quindi abbiamo creato un diario digitale che è condiviso con il team curante, possibilmente multidisciplinare, in cui la persona, qui ve lo faccio vedere così è tutto più chiaro, che cosa fa? Si collega molto facilmente a un sito online che ovviamente è sicuro completamente dal punto di vista della privacy e riceve quello che noi abbiamo chiamato uno stimolo narrativo. Che cos'è uno stimolo narrativo? È l'invito a riflettere sugli aspetti importanti del suo percorso. E può essere, il primo stimolo di solito è molto leggero, tutto è cominciato quando, l'esperienza della malattia è diversa per ognuno, qui vi racconto la mia, ecco, le cure come le vivo e come le gestisco. Tutto questo ha un limite di caratteri che consente al curante e al team di leggere la narrazione prima della visita successiva, che può avvenire in presenza o in video chat, così come era già programmata. Una volta raccolta la narrazione, però, è importante anche interpretarla, perché a che cosa spinge la medicina narrativa? Ad avere come obiettivo non solo la remissione della malattia, ma anche l'obiettivo esistenziale, cioè di facilitare una qualità di vita diversa, un'uscita magari da una situazione esistenziale di caos per una situazione più normale, in cui ci si riappropria della propria vita quotidiana quasi come prima. Vado un po' velocemente su questo. Vi dico che abbiamo fatto tantissimi studi per valutare l'utilità e la fattibilità nel contesto di cura di questa metodologia e abbiamo avuto risultati molto positivi. C'è una negatività, che il sistema organizzativo spesso non facilita l'uso di questa narrazione, quindi nei team magari c'è l'oncologo che sta seguendo la paziente, che legge prima della visita il diario e del feedback. Poi se cambia oncologo e non sa che la paziente sta facendo questa cosa, diventa un boomerang. Voi vi immaginate, avete condiviso le vostre aspettative, i vostri bisogni e poi vi ritrovate davanti un medico che non sa neanche che lo state facendo. Quindi l'aspetto organizzativo è un fattore di successo o di insuccesso di queste metodologie. Vi voglio far sentire però, e qui concludo, con forza che cosa significa integrare una narrazione libera rispetto alle metodologie standardizzate che spesso si usano in medicina per raccogliere il punto di vista del paziente. Qui vi ho messo a confronto un questionario di qualità di vita standardizzato e la narrazione della persona nel suo diario narrativo condiviso con il curante. Vedete che cosa succede nel questionario standardizzato? Che vengono chiesti aspetti soprattutto fisici, vengono segnalati soprattutto problemi, a nausea, a difficoltà a camminare, tutta una serie di aspetti che è importante che i medici conoscano, ma che sono un problema e non sono mai una risorsa. Tra l'altro sono un problema in cui è difficile capire quanto lo stesso sintomo, la nausea, possa aver impattato su persone che hanno situazioni molto diverse, sia esistenziali che quotidiane che professionali. Invece la medicina narrativa
ci consente di approfondire e di integrare questi questionari standardizzati. Quindi il tema non è di eliminare i questionari standardizzati, ma di integrare la narrazione, perché ci fa scoprire come, vedete, la paziente, quando le si chiede la mia vita quotidiana, dice: ma non esiste una vita quotidiana, ne esistono diverse e dipende quanti giorni sono passati dalla terapia. Quindi ognuno può descrivere in modo molto approfondito quello che sta accadendo, per esempio come in questo caso durante una chemioterapia, e ottenere cosa? Una personalizzazione del percorso, della comunicazione, degli obiettivi di cura sulla base della sua situazione. Questo è un modello che abbiamo chiamato person-based care, che stiamo portando avanti in alcuni ospedali e che, vedete, trasforma e mette al centro in un unico ambito sia le terapie, la vita quotidiana e il progetto esistenziale. Non possiamo non pensare a questi tre ambiti come un ambito separato, ma lo dobbiamo pensare in modo integrato. I telemonitoraggi non clinici ma narrativi, integrati con gli strumenti standardizzati, forse possono veramente aiutarci a riportare insieme quell'immagine di narrative self e quantified self che ChatGPT non è riuscita a fare. Noi speriamo di riuscirci. Grazie. Bene, desidero ringraziare Cristina Cenci per la chiarezza e la profondità della sua relazione e anche per l'impegno sociale profuso in queste belle iniziative che cercano di mettere a terra le teorie e creare una piattaforma che possa essere veramente l'inizio di una nuova era in medicina con la narrazione digitale. Bene, ora è il momento del nostro intermezzo come dire, letterario. Quindi abbiamo l'autrice Federica Fracassi che leggerà proprio da questo volume Parole fertili dei brani ricomposti da Riccardo Favaro. Avrei voluto leggere le storie di tutte, ma sono davvero tantissime. Tutte donne che hanno provato lo stesso dolore, quello di non riuscire a diventare madre. Eppure nessuno ne parla quanto si dovrebbe. Sembra quasi che proviamo vergogna a non riuscire ad avere un figlio. E invece sono convinta che solo una donna che ha vissuto tutto questo sulla sua pelle può capire cosa prova un'altra donna che sta attraversando lo stesso calvario. Perché non ci aiutiamo? Quanto mi sono sentita sola in quel periodo. Avrei tanto voluto che qualcuno mi dicesse che i sentimenti che provavo erano normali. È normale stare male quando vedi le tue amiche o le tue parenti con il pancione. È normale avere l'istinto di evitare coppie con bambini. È normale pensare a quanto erano fortunate quelle amiche che nei 4 anni in cui io provavo e riprovavo hanno avuto ben 2 figli. Nessuno ti dice che la coppia è messa a dura prova e che non tutte sopravvivono all'uragano, perché quando questa esperienza passa, lascia dietro di sé macerie e non sempre si riesce a ricostruire. Ero convinta che nel momento in cui avessi deciso di avere un figlio sarebbe arrivato dopo qualche tentativo. Quanto mi sbagliavo. Sono passati 4 anni in cui ad ogni ciclo ho affrontato un lutto. Ogni volta che un'amica o una conoscente ci comunicava di essere incinta, era un pugno nello stomaco. Quante volte ho desiderato di potermi accartocciare su me stessa e piangere, disperarmi e crogiolarmi nel mio dolore. Quanta sofferenza negli occhi di mio marito quando mi vedeva stare male. I primi 2 anni abbiamo provato come tutti, con il metodo tradizionale, ma niente. Iniziano gli spermiogrammi, esami delle tube, analisi del sangue, tutto normale. Alla fine ci decidiamo e iniziamo il percorso di PMA. Stimolazione, prelievo ovociti, fecondazione. Di 13 ovociti sopravvivono
2 blastocisti. Primo transfer, beta negative. Era luglio 2020. Per fortuna ero in smart working. Ho passato la giornata a piangere davanti al PC. Eravamo distrutti. Non riuscivo a pensare di riprovarci e ricominciare a sentirmi un puntaspilli piena di lividi da punture, ormoni, eparina, pillole, cerotti. Non mi sentivo più padrona del mio corpo gonfio, del mio umore influenzato dagli ormoni e dell'intimità con mio marito. Decidiamo di aspettare e di tornare ad essere padroni della nostra vita. Febbraio 2021. Mio marito ha un ictus. Paura, dolore, rabbia. In quel periodo ho pensato che forse tutto accade per un motivo. Ho immaginato a come avrei vissuto con un neonato quei mesi in cui non sapevamo come sarebbe cambiata la nostra vita. Per fortuna mio marito torna quello di sempre e ci decidiamo a riprovare. Altri esami e poi il transfer dell'ultima blastocisti. Il 2 agosto le beta risultano positive. La mia è una storia a lieto fine. Ogni volta che guardo mia figlia, ancora non ci credo. Non riesco a crederci di avercela fatta, di essere stata così fortunata. Se ripenso agli anni in cui l'ho sognata e immaginata, non mi sembra vero che sia successo proprio a me. È un percorso lungo, in salita, piastrellato di dolore, di solitudine e di consapevolezza di non essere capita. Vorrei poter aiutare tutte, ascoltare e piangere insieme, perché non siete sole. Il mondo è pieno di donne come noi, ma purtroppo non lo sappiamo. Di tutti i racconti che sono riuscita a leggere qui online, uno mi ha colpita e mi ha dato la forza di narrare la mia vicenda. Perché la vita di questa donna, come quelle di molte altre, è speculare alla mia. Vorrei riportarla di seguito, senza aggiungere niente, omettendo solo i nomi e i dati personali, così che tutte possiate leggere le stesse parole che mi hanno segnata e che mi hanno dato la forza di capire l'importanza del racconto. Eccola qui. Il mio viaggio alla ricerca di un figlio è iniziato 8 anni fa, quando conosco mio marito. Sono stati anni difficili, in cui abbiamo vissuto momenti dolorosi che continuiamo a fronteggiare. Solo oggi, grazie anche ad un percorso di terapia di coppia, ho deciso di condividerlo e di raccontarlo a parole. Fin dai primi mesi di convivenza, sia io che il mio compagno abbiamo iniziato a vivere con una certa ansia alla ricerca di un figlio, e la frustrazione ci ha portati a chiedere subito aiuto alla fecondazione assistita. Non ero molto convinta di iniziare quel percorso così presto, ma l'inquietudine e la delusione di vedere intorno a me coppie avere figli senza problemi mi fanno illudere di poter arrivare subito al mio obiettivo. Per il poco tempo che abbiamo provato da soli e l'assenza di problemi specifici, ci consigliano di provare prima con l'intrauterina, che non va a buon fine. Così il passo successivo è la FIVET. Affrontiamo 6 transfer, cambiando anche clinica. Solo in 2 occasioni le beta sono positive, ma la gravidanza non è mai andata avanti. Al secondo impianto abbiamo l'illusione di esserci riusciti, ma alla 7ª settimana ho un aborto. Nell'altro caso di positività, le beta si abbassano al secondo controllo. Gli anni dal 2013 al 2018 sono stati duri. Più cercavamo un figlio, più io e mio marito ci allontanavamo, vivendo ciascuno il proprio dolore in modo personale e riservato. Non solo facevamo fatica a raccontare quello che stavamo vivendo alle nostre famiglie, ma non riuscivamo a parlare tra noi profondamente. Mio marito era convinto che avevo bisogno di tranquillità e non mi raccontava la sua frustrazione per proteggermi. Io continuavo a ripetergli che ce l'avremmo fatta, ma per me era grande la sofferenza di non riuscirci da soli e dover ricorrere all'aiuto medico. Non accettare questo sentimento mi ha allontanato ancora di più da quello che tanto cercavo
E tranquillizzare mio marito ha fatto sì che non si sentisse accolto nel suo dolore. Ognuno di noi attribuiva un pezzetto di responsabilità alle scelte sbagliate dell'altro, senza però dircelo apertamente. Io lo incolpavo di aver insistito nel ricorrere alla FIVET e lui a me di non averci mai creduto. Tutto questo non detto emerge con la prostatite di mio marito, un altro grosso ostacolo da superare e col quale ancora oggi facciamo i conti. Dopo un percorso di terapia individuale iniziamo la ricerca di un terapeuta di coppia. Nella seconda clinica a cui eravamo approdati, ad un certo punto ci viene offerta l'opportunità di alcuni incontri di sostegno psicologico. Accettiamo e lì finalmente troviamo la persona giusta per entrambi. Non è stato subito così. Abbiamo dovuto superare le resistenze di entrambi, ma continuiamo a lavorare sulla nostra vita. Per me ancora oggi è difficile accettare di non riuscire ad avere figli e guardo con invidia e dolore le altre donne che non vivono questa esperienza o che riescono ad uscirne. Per tanto tempo ho evitato di parlarne per paura di non essere capita, per la vergogna che inizialmente provavo, per non sentire frasi come «Dai, la vita è bella anche senza figli» oppure «Rilassati, cerca di distrarti e vedrai che accadrà». Adesso abbiamo deciso di adottare un bambino e qui si è aperta una nuova strada, una strada di amore, sempre e comunque, una strada di sacrificio, sempre e comunque, una strada di impegno, di fiducia, di passione, di sacrificio, una strada che non è alternativa, non più, una strada che è la strada che dovevo compiere, solo quella, l'unica, la sola. La mia storia è simile a quella di tante altre donne con cui condivido il desiderio di diventare madre. Riuscire finalmente a raccontarla, per me significa iniziare a trasformare tutto il dolore che provo in qualcos'altro. Grazie Federica Fracassi per questa recitazione molto intensa e penso che abbia profondamente colpito molte persone. Tra l'altro pensavo che questi incontri sono anche l'occasione per apprezzare il talento di molte attrici, attori che fanno capo qui all'AC e alla città di Lugano, insomma, alle iniziative teatrali della città di Lugano. Grazie ancora. Adesso passiamo dalla narrativa digitale alla gestione delle tecnologie digitali per la salute e a parlarcene sarà la dottoressa Maddalena Fiordelli. La presento come doveroso. È ricercatrice senior e docente presso l'Istituto di Salute Pubblica dell'Università della Svizzera Italiana. Le sue ricerche si concentrano sulla comunicazione in campo sanitario, sulla ricerca partecipativa basata sulla comunità e sulla comunicazione tra diversi attori, l'isolamento sociale, i caregiver informali e la salute digitale. Quindi abbraccia un grande novero di aspetti in questo settore. È attivamente coinvolta nell'insegnamento a livello di laurea e di master in comunicazione e in biomedicina, supervisiona diverse tesi e contribuisce alla formazione di futuri professionisti della sanità pubblica e contribuisce alla comprensione delle dinamiche della comunicazione in campo sanitario e l'esplorazione delle potenzialità degli strumenti digitali nella sanità. Le invito a prendere posto. Grazie Maddalena, dottoressa. Grazie per questa introduzione, professor Grossi, e grazie anche per avermi invitato qua questa sera. È veramente un onore
non devo nascondere anche, penso che è una grande responsabilità e un onere parlare dopo le parole di Cristina Cenci e anche dopo queste parole così forti, questa interpretazione anche di Federica Fracassi così emozionante di queste storie fertili, che è sempre un'esperienza proprio immersiva. Quindi partire adesso, diciamo, è partire con delle altre note, ma cercherò di accompagnarvi in questa fase di discussione. Ora, Cristina ci ha spiegato molto bene, ci ha parlato molto delle narrative digitali e ci ha parlato anche di tutti i concetti fondamentali e i risvolti empirici. Riflettendo su questo tema, io nel ruolo di discussant mi sono chiesta allora di cosa posso parlare, che cosa avrebbe senso parlare partendo dalla mia esperienza, e da lì è nato questo titolo che vedete, Narrazioni per la salute digitale, un cambiamento di prospettiva. Questo sottotitolo del cambiamento di prospettiva ha quantomeno due significati. Da una parte il significato più semplice è che ci muoviamo dalla prospettiva che ci ha presentato Cristina Cenci a proprio una focalizzazione, come lei stessa ha detto, su qualcosa di diverso, cioè la salute digitale, e non siamo più incentrati sulle narrazioni nello specifico, ma arriveremo a parlare di narrazioni e della loro importanza per migliorare la salute digitale. E quindi da qui il secondo significato di questo sottotitolo, cioè l'auspicare un cambiamento di prospettiva che di fatto sta già succedendo nell'ambito della salute digitale. Quindi un cambiamento che mette davvero al centro le narrazioni e le esperienze per poter effettivamente migliorare lo sviluppo della salute digitale. Già alcuni di voi sono partiti con una prospettiva storica prima di me e quindi mi fa piacere riprenderla. Mi sembra sempre importante, io sono appassionata di comunicazione perché di formazione ho studiato comunicazione, partire da un terreno comune e quindi partire da delle definizioni. E quando parliamo di salute digitale è importante tenere in considerazione che in realtà il termine salute digitale è tutto sommato abbastanza recente e che è nato inizialmente come, con una serie di altre terminologie. Forse tra queste la più famosa è quella dell'e-health, che vedete inizia a comparire verso gli anni 90, e l'e-health circa una ventina di anni fa un ricercatore molto famoso nell'ambito proprio dell'e-health la descriveva come un campo emergente all'intersezione tra informatica medica, sanità pubblica e affari, che si riferisce ai servizi sanitari e alle informazioni fornite o potenziate attraverso internet e tecnologie correlate. Contestualmente, oltre che a questo inquadramento disciplinare, Eisenbach, così si chiama il ricercatore, parlava anche in realtà di un cambiamento che stava avvenendo, un cambiamento, una promessa di cambiamento molto grande, proprio che aveva la possibilità di influenzare fortemente i sistemi sanitari a livello locale, ma anche a livello nazionale e globale. In seguito poi l'e-health è diventata proprio parte della digital health, che è qualcosa di più ampio. Da una parte, come voi avete sullo schermo, la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che risale al 2021, la digital health, quindi la salute digitale, comprende, espande il concetto di health e lo espande sia in termini di cosa viene inteso come tecnologia, quindi come digitale, sia in termini di cosa viene inteso come salute. Quindi da una parte include una serie di tecnologie anche molto più avanzate rispetto alle tecnologie dell'e-health, che erano tipicamente quelle proprio per lo scambio di informazioni e comunicazioni. E dall'altra parte la salute proprio viene intesa più estesamente, addirittura proprio si inizia a includere in una maniera più sistematica l'utente, sembra assurdo, il paziente, no? Quando si parlava di health magari non era così tanto presente prima. Quando Cristina parlava prima ho visto l'esempio di Patients Like Me. In realtà proprio in questi anni in cui si discuteva di health sono nati tutti questi movimenti in cui si diceva ok, si parla di me, quindi io voglio essere coinvolto così come paziente. Quindi è vero che questa salute digitale ha portato, diciamo, diversi moti, diversi cambiamenti. Oggi quindi l'espressione salute digitale o digital health è spesso usata come un termine ampio che tiene dentro diverse cose, diversi campi di innovazione tecnologica e di cura proprio della salute. Se noi andiamo un po' nel dettaglio a cercare di capire che cosa significa, come possiamo differenziare i diversi ambiti della salute digitale,
ci rendiamo conto che in realtà, appunto, visto che abbiamo a che fare con qualcosa di estremamente ampio, possiamo utilizzare diverse dimensioni per contraddistinguerlo, per, diciamo, semplificarlo o capirlo, analizzarlo un po' meglio. Come per esempio possiamo andare a vedere il continuum delle cure, la tecnologia che viene utilizzata, lo scopo della tecnologia stessa, il contesto in cui la tecnologia viene utilizzata o ancora il livello di comunicazione che questa tecnologia permette. In questa slide vedete il dettaglio, scusatemi, del continuum delle cure, quindi la salute digitale può di fatto permettere una serie di migliorie, o almeno questa è la premessa, sia a livello di promozione che di prevenzione, ma anche di trattamento e recupero o riabilitazione. Quindi può interessare chiunque, non solo un paziente, anche una persona che, un cittadino qualsiasi che abbia intenzione di migliorare la propria qualità di vita. Se noi prendiamo in considerazione invece le tecnologie, possiamo distinguere la digital health secondo tutte quelle tecnologie che ci permettono effettivamente di fare cose diverse, e quindi per esempio la robotica, l'intelligenza artificiale di cui ci ha parlato Cristina prima, e con cui possiamo fare tante cose di cui si è discusso molto quest'anno, ma anche tecnologie più semplici e ormai molto diffuse come i telefonini. Il fatto di avere un telefonino come dispositivo personale ci permette di fare tutta una serie di cose che in realtà altre tecnologie non ci permettono di fare. Altresì, se noi guardiamo al livello della comunicazione che la tecnologia permette, possiamo distinguere una serie di altre possibilità. Cristina ci ha parlato bene, ci ha fatto tanti esempi, per esempio di realtà dove si possono appunto condividere storie, si può dare supporto tra pari, così come si chiama formalmente. A volte quindi la tecnologia facilita questo tipo di comunicazione, oppure facilita la messa in comunicazione tra il medico e il paziente, così come di nuovo nell'esempio che Cristina ci ha portato, oppure ancora aiuta a rimanere più aderenti per esempio a un trattamento, o ci aiuta a supportare la nostra presa di coscienza, la nostra volontà di migliorare lo stile di vita. Quindi la salute digitale ha molte facce, molte possibilità, e sembra sulla carta avere veramente molte promesse. Quello che diceva già Eisenbach appunto era che avrebbe veramente rivoluzionato e migliorato molto. Questo appunto era già negli anni, veniva già detto a cavallo tra gli anni 90 e il 2000. Di fatto poi cosa è successo nel frattempo? Ci siamo resi conto che quando si arriva poi non solo al design di una soluzione per la salute digitale, ma arriviamo proprio a testare ed implementarla, ci confrontiamo con tutta una serie di sfide, quindi dalla possibilità effettivamente poi ci si scontra con una serie di difficoltà che esistono, e qui ho provato ad elencare, in realtà non sono esaustive, per esempio il fatto che nella salute digitale convivono due mondi veramente distinti di per sé, cioè quello dello sviluppo tecnologico da una parte e il mondo della salute, che hanno per esempio dei tempi di realizzazione molto diversi tra di loro. Di nuovo una questione dei tempi è legata alla discordanza tra i tempi tecnologici, scusate, la prima è la discordanza quindi tra la ricerca, quindi la salute in quanto ricerca. Prima noi di poter dare in mano una soluzione per la salute digitale vogliamo essere sicuri che questa soluzione digitale sia una buona soluzione. Cristina ci faceva molti esempi di cose, di soluzioni che di fatto sono nate proprio dalla necessità delle persone di utilizzarle, ma se noi volessimo dare in mano una soluzione di salute digitale perché può migliorare la vita di una persona, dovremmo veramente essere sicuri che questa ha le potenzialità che promette di avere. Infatti Cristina ci raccontava come stanno testando loro stessi diari, quindi questo tempo di test e di verifica è un tempo necessario. I tempi tecnologici, mentre noi pensiamo a delle soluzioni di salute digitale, quindi individuiamo dei bisogni di salute e cerchiamo di andargli incontro, i tempi di sviluppo tecnologico sono velocissimi, e quindi magari abbiamo sviluppato qualcosa che può funzionare bene in un determinato contesto, l'abbiamo anche testato, funziona bene, ma nel frattempo la tecnologia è avanzata inesorabilmente. Ci sono persone, quando si parla di salute digitale, che parlano lingue diverse, che provengono da culture diverse, e qui io parlo non solo degli utilizzatori, ma di chi sviluppa la salute digitale, parlo dei ricercatori, parlo degli sviluppatori IT e di tutte le persone che si trovano poi ad utilizzare le soluzioni digitali, che siano cittadini, che siano cittadini con una condizione di salute, quindi pazienti, o che siano personale sanitario. Cristina stessa ci ha parlato dell'alfabetizzazione della popolazione. Questa è una sfida, non perché vogliamo
semplificare, dire no, appunto le persone non sono in grado di utilizzare, alcune persone non sono in grado di utilizzare la tecnologia, a volte si fa questa approssimazione molto facile, per cui per esempio c'è un gap legato all'età che impedisce ad alcuni di utilizzare le tecnologie nel loro massimo potenziale. In realtà Cristina ci diceva bene, a volte quando la motivazione c'è, questo gap sparisce. Quindi non è tanto un elemento solo ed esclusivamente di competenza, ma quindi come si fa forse a far leva su queste motivazioni per sopprimere queste, o almeno diminuire queste differenze a livello di alfabetizzazione. C'è un problema legato al sovraccarico delle informazioni. Se prima dell'e-health chi aveva più informazioni sanitarie a disposizione, oltre ai medici, erano quelli che avevano l'enciclopedia sanitaria in casa. Io da piccola ce l'avevo, l'enciclopedia medica, nonostante non avessi medici in famiglia, avevo l'enciclopedia medica, quindi potevo andare a cercare queste informazioni. Adesso cercare informazioni mediche sulla salute è molto facile. E di nuovo anche qui Cristina ci ha illustrato come la disinformazione, per esempio, è uno dei temi complessi. E quindi, per esempio, il fatto di avere delle opportunità di salute digitale non ci previene, anzi ci impone in un certo senso di diventare altamente critici e competenti nei confronti di queste informazioni per poter noi stessi discernere a vari livelli. Ci sono varie fonti che vanno coordinate per mettere insieme una soluzione di salute digitale e da ultimo, ma non meno importante, ci sono una serie di questioni etiche legate alla privacy, legate alla protezione dei dati, alla proprietà anche di certi dati, che non sono da meno. Come citavo prima, quando si è parlato di health, addirittura appunto c'è stata un'insurrezione dei pazienti che dicevano non si può fare l'e-health se non mi date in mano i miei dati, perché non si fa niente senza di me, quelli sono i miei dati. Quindi se, per dirla con le parole di Gary Krebs di circa 10 anni fa, c'è ancora, se le promesse della salute digitale sono molto buone, sono veramente quelle di una rivoluzione, c'è comunque tanta strada ancora da fare. Lui lo diceva quasi 10 anni fa, ma direi che questa cosa la possiamo considerare ancora valida. Un'ultima sfida che potremmo annoverare riflettendo oggi, questa la prendo da Digital Health Connect, è una community esistente, è quella per esempio di considerare anche la sostenibilità, cioè il fatto che l'accelerazione digitale, la responsabilità ambientale vanno tenute in considerazione anche quando si parla di salute, di soluzioni digitali per la salute. Quindi qui vedete sottolineate in blu, io le avevo sottolineate in grigio, quindi si vedono un po' male, 4 sfide, ma le riprenderemo nella seconda parte della presentazione. Quindi di fatto quello che vi mostro in questa slide è semplicemente quello da cui nasce la mia domanda, che è il fulcro di questa presentazione, ovvero ma se all'inizio la salute digitale ci promette tanto, ci promette una rivoluzione e dei grandi benefici, ma si fa fatica per una serie di sfide come quelle che ho elencato prima a raggiungere, ad ottenere queste promesse, a far sì che possano realizzarsi, perché la realtà come sempre è molto più complessa di quello che ci immaginiamo e delle aspettative iniziali, e con la prospettiva storica ormai questa cosa l'abbiamo imparata. La domanda fondamentale è: ma possiamo mantenere la promessa originaria? Cioè, se la salute digitale è davvero qualcosa di così interessante, così potenzialmente buono, come facciamo a renderlo possibile? Di nuovo mi affido a una prospettiva temporale per dire che di fatto questo cambiamento di prospettiva è possibile e sta già avvenendo. Se guardiamo a come si sviluppano le tecnologie e come il design delle tecnologie si è modificato in questi ultimi 30 anni o giù di lì, vediamo che quello che all'inizio era, ci diceva prima Enzo, che negli anni 90 c'è stato questo visionario che era lì, che ha proprio fondato il World Wide Web, e lui aveva un'idea bellissima di quello che sarebbe stato internet. Poi questa cosa è sfuggita anche rispetto a quello che lui aveva nella sua immaginazione e tutti noi ne facciamo esperienza adesso. Quello che ai tempi era centrale era il content based design. Cosa significa? Si disegnava a partire dalla domanda: ok, qual è il contenuto che voglio veicolare, come deve essere strutturato, cosa ci interessa dire in questa tecnologia. Chiaro, il web era 1.0, le tecnologie erano diverse. Il web è diventato più partecipato, è diventato un dialogo, e di fatto anche le tecnologie in generale sono iniziate a costituirsi in una maniera diversa. Quindi gli sviluppatori hanno iniziato a mettere al centro non più il contenuto ma l'utente, e sempre di più, fino ai giorni nostri, hanno iniziato a sviluppare in realtà delle modalità di design che siano proprio collaborative, addirittura di co-creazione. Quindi questo approccio partecipativo che è fondamentale e rende possibile la messa al centro del soggetto, non solo che utilizzerà
la soluzione di salute digitale, ma di tutti quelli che direttamente o indirettamente ne saranno influenzati, diventa forse la promessa per riuscire a raggiungere quello che la salute digitale inizialmente diceva possibile. E questo approccio partecipativo però diventa, io oserei dire, anche fenomenologico, e qui ci riallacciamo finalmente alle narrazioni, perché di fatto quello che viene messo al centro è proprio l'esperienza del paziente, sì, del cittadino, ma anche proprio l'esperienza di utilizzo della tecnologia. E nella loro Umbrella Review, Wang e colleghi ci fanno vedere come l'esperienza del paziente, l'esperienza dell'utilizzatore della soluzione digitale può essere cruciale e si interseca con tutte le fasi di sviluppo di una soluzione digitale per la salute. Questo perché è importante tenere in considerazione che quando sviluppiamo una salute digitale non lo facciamo una volta per tutte, ma proprio perché registriamo dei bisogni diversi, i contesti in cui la salute digitale avviene comunque sono mutevoli e le persone che la utilizzano possono riscontrare delle barriere o dei facilitatori, la stessa tecnologia deve continuare ad adattarsi, quindi ci sono una serie di fasi di iterazione. Nonostante gli approcci partecipativi possano essere, e quello che appunto il messaggio che vi voglio dare oggi è esattamente questo, una soluzione, però questi approcci partecipativi sono tutt'altro che semplici, perché il fatto di coinvolgere chi effettivamente può essere toccato dalla tecnologia di salute digitale non è così semplice, ci sono tanti attori diversi, tanti gruppi che dobbiamo coinvolgere, li dobbiamo coinvolgere anche per diverso tempo. Se abbiamo detto che la tecnologia non si sviluppa in una volta sola, significa quindi poterli disturbare, per così dire, per tanto tempo. E il fatto di poter realizzare un co-design davvero partecipato e partecipativo, quindi ci richiede diverso sforzo. Fino adesso il fatto di parlare di un design così altamente partecipativo è qualcosa che inizia a sentirsi in modo sempre più dirompente, ma di fatto non viene mai sistematizzato. Questo forse per la natura stessa dei metodi partecipativi che hanno questa caratteristica di base di essere altamente flessibili, oppure anche per questa tensione tra le due anime della salute digitale a cui facevo riferimento prima, quindi da una parte gli sviluppatori tecnologici che hanno un codice, un linguaggio, dall'altra parte coloro che invece lavorano più strettamente nel mondo della salute e che magari devono proprio riuscire a dialogare tra di loro. Di fatto, in conclusione, diciamo nei prossimi minuti di questa presentazione, però voglio, visto che si parlava nel titolo di oggi di sfide pratiche, voglio farvi vedere praticamente come questo può essere possibile e ve lo faccio vedere attraverso 3 esempi in realtà proprio di vita reale miei, di esperienze lavorative di questi ultimi anni. Ho avuto la fortuna di essere coinvolta in una serie di progetti che hanno proprio sviluppato degli interventi di natura diversa di salute digitale e quindi si riferivano a un pubblico specifico. Il primo esempio è quello di MorbiQuiz. È un'applicazione per mobile che era studiata con una tecnica di gamification, quindi era proprio un vero e proprio gioco dove si andavano a acquisire delle informazioni e aiutavano con l'idea di aiutare i genitori a diventare più competenti e anche più in grado di prendere la decisione che volevano rispetto alla vaccinazione dei propri figli. Di fatto, se noi seguiamo il framework di Wang che abbiamo visto all'inizio, siamo quindi, l'esempio che vi porto qui sta affrontando la fase di valutazione del design, quindi una fase un po' successiva rispetto allo sviluppo iniziale. E la sfida che cercavamo, in qualche modo indirettamente abbiamo affrontato, è quello dell'utilizzo a lungo termine e vi spiego perché. MorbiQuiz inizialmente è stata un'applicazione che è stata sviluppata in una maniera, per così dire, top down, dall'alto, cioè abbiamo guardato alle evidenze che esistevano, abbiamo guardato degli approcci teorici e abbiamo sviluppato un'app che avesse senso, che avesse un inizio e una fine, un bel design e potesse piacere come ce la immaginavamo noi. Poi cosa è successo? Abbiamo dovuto testare quest'app per vedere se effettivamente portava i risultati, no? Vedevamo che le persone erano veramente più informate, veramente più in grado di decidere, si sentivano più autonome nella loro presa di decisione e quindi abbiamo potuto vedere che quest'app aveva dei buoni risultati. Però poi cosa è successo? Dopo aver misurato questo con delle misure standardizzate siamo anche andati a cercare di dialogare con queste persone, perché c'erano delle persone che avevano usato l'applicazione per almeno un mese o forse più e volevamo capire, ma ok, noi l'abbiamo disegnata in un modo che ci convinceva molto, ma loro cosa hanno pensato? E qui siamo andati proprio a raccogliere delle esperienze di utilizzo, quelle a cui Wang faceva riferimento. E che cosa abbiamo capito? Io vi porto solo 2 esempi oggi che sono proprio contrastanti. Da una parte c'era chi ce la convalidava e diceva
Sì, è una chiamata al gioco, una chiamata all'azione così interessante per me. Quando apri la prima domanda, voglio dire, ora abbiamo così tanti strumenti per navigare online e trovare la risposta giusta. Ti invita a capire, leggere, analizzare, poi dai la tua risposta. Se corretta va bene, sei felice di ciò che hai visto, fosse corretto, visto fosse corretto, e approfondisci la tua conoscenza con la risposta che ricevi. Questa persona aveva partecipato per l'intero trial che noi abbiamo fatto e alla fine abbiamo proprio voluto sapere che cosa ne pensasse, e lui ci aveva di fatto dato un ottimo feedback e quindi avrebbe continuato a utilizzare un'app di questo genere magari. Al contrario, c'era chi invece dava delle critiche molto più precise, più aspre, e magari dava un suggerimento per un'iterazione, quindi un nuovo sviluppo di questa stessa app, e che ci diceva una serie di critiche su dei video. All'interno dell'app c'erano dei video per cercare di far immedesimare, proprio delle storie video, per far immedesimare proprio in questo atto della presa di decisione, quando si è madre, rispetto alla vaccinazione. Quindi questo secondo utente in realtà i video non erano piaciuti per nulla, perché c'era una voce sola, avrebbe voluto vedere più voci, avrebbe voluto vedere più storie, più video. E quindi abbiamo portato a casa che se mai avessimo potuto migliorare l'app lo avremmo potuto fare grazie a questi consigli. Un altro esempio di pratica di cui vi voglio parlare, che però invece inizia una co-creazione fin dall'inizio della definizione dei contenuti, è quello di un'app di prevenzione e autogestione delle piaghe da decubito nella lesione midollare. In questo caso noi abbiamo sviluppato un prototipo dell'app, non un'app vera e propria, ma l'abbiamo comunque testata per la sua usabilità, e in questo caso noi siamo andati da due pubblici molto specifici, quindi fin dall'inizio abbiamo cercato, nella fase di definizione del design, di capire bene qual era la popolazione, quali erano le sue caratteristiche, ma anche di coordinare le varie fonti per riuscire ad avere il contenuto ideale per quest'app. E quindi ci siamo rivolti ai professionisti sanitari e da loro ci siamo fatti guidare proprio per scegliere anche quelle evidenze che potessero rientrare a pieno titolo nell'app, perché la situazione della lesione midollare era talmente complessa che parlare di autogestione in quest'ambito era tutt'altro che semplice. I dottori stessi, portandoci la loro esperienza, ci hanno aiutato per esempio a selezionare una serie di linee guida laddove potevano risultare ambigue, contraddittorie o non rispondenti a delle situazioni complesse. In una serie invece di workshop di ideazione dell'app siamo proprio stati a lavorare con persone con lesione midollare e abbiamo di nuovo coinvolto i professionisti sanitari e gli sviluppatori dell'app, e queste persone hanno condiviso proprio delle esperienze personali di autogestione e con questo ci hanno fatto capire molto di più del problema e molto di più sicuramente dei loro bisogni. Tant'è che alla fine il prototipo, seppur è rimasto un prototipo, era stato premiato proprio per il livello di user experience, così come si chiama in gergo, e quindi proprio di come rifletteva bene l'esperienza dell'utente. Da ultimo vi voglio parlare di iSupport, che è un progetto che in realtà si è appena concluso e riguarda l'adattamento culturale e linguistico di un intervento in realtà generico voluto dall'OMS e sviluppato da un gruppo di esperti fortemente basato sulle evidenze, che intende supportare i caregiver di persone con demenza. L'adattamento dell'intervento è qualcosa che ci ha preso molto tempo, questo progetto è durato 3 anni, ma quello che noi abbiamo potuto fare all'interno di questo progetto è veramente cercare di avere un approccio completamente collaborativo, totalmente di co-creazione, dall'inizio fino alla fine, tant'è che abbiamo stabilito, e questo è quello che vi volevo raccontare in questa terza pratica, una Community Advisory Board, ovvero un comitato consultivo che fosse costituito non solo dai caregiver informali, ma davvero anche dagli altri gruppi che direttamente o indirettamente venivano toccati da questa potenziale soluzione digitale, per capire con loro in tutte le varie fasi di sviluppo quali fossero le esperienze che contavano e quali le decisioni migliori che potevamo prendere. La buona novella è adesso questa app esiste in versione mobile, esiste in versione desktop. Detto questo, i problemi non sono finiti, perché in realtà adottare una soluzione digitale e farlo in un tempo sostenuto, quindi a lungo termine, rimane una delle sfide della salute digitale e quindi lo rimarrà anche per iSupport, perché se noi vogliamo promuovere un cambiamento comportamentale o sostenere qualcuno nella quotidianità, ci vuole che queste soluzioni vengano effettivamente integrate. Quindi, per concludere, cosa voglio dirvi? Cosa ci portiamo a casa di questa parte della mia relazione? Che la narrazione
quando parliamo di salute digitale è una possibilità perché ci permette di condividere l'esperienza, e l'esperienza non solo dell'utilizzatore finale, fino a addirittura appunto a diventare il paziente, quando parliamo per esempio di soluzioni per le malattie croniche, ma anche tutti coloro che stanno intorno, anche quelli che la tecnologia la devono sviluppare e che quindi hanno bisogno di queste storie per poterlo fare. Vediamo quindi che la conoscenza esperienziale è fondamentale e deve essere valorizzata quando parliamo di salute digitale, perché questo ci permette di affrontare quantomeno quelle 4 sfide colorate male che avete visto nella slide precedente. E da ultimo che questo ci permette di potenziare i contatti sociali all'interno dei gruppi che sviluppano la salute digitale, e quindi non solo di prevenire e cercare di risolvere certe sfide, ma anche proprio di mettere in una reale comunicazione tutti coloro che concorrono allo sviluppo di certe soluzioni. E da ultimo quindi l'esortazione di una co-creazione, come ve l'ho raccontata, è quella di lavorare con sulla salute digitale con le persone, oltre a per le persone, quindi di fare uno sforzo proprio per essere insieme a loro attraverso le loro narrazioni. Grazie per l'attenzione. Grazie per questa relazione molto interessante, ci ha aperto nuove prospettive, anche ci ha fatto riflettere sulle problematiche che sono inerenti. Adesso abbiamo un po' di discussione. Bene, abbiamo un po' di minuti per eventuali domande, considerazioni, soprattutto domande direi prima. Qualcuno che vuole intervenire? Ecco, qualcuno che rompa il ghiaccio. Meno male. Cerco di rompere il ghiaccio io magari. Domanda forse banale. C'è un organo che decide prima di buttare un'app in pubblico, di utilizzo pubblico, che sia un'app sana, che sia un'app che vada bene, piuttosto che un'app invece che sia deleteria o pericolosa? Penso che sia rivolta prendo io a Maddalena. Questa. Ok, allora se un'app a livello svizzero viene considerata come dispositivo medico, allora deve essere proprio approvata da Swissmedic. Questa era la realtà dei fatti, almeno allo stadio dell'applicazione di cui vi ho parlato per la gestione delle piaghe da decubito, perché lì siamo arrivati in fase di prototipo, ma se avesse avuto tutte delle caratteristiche, per esempio avesse avuto l'aggiunta di sensori che aiutano il movimento, quindi di prompt comportamentali specifici, sarebbe proprio diventato un medical device vero e proprio, avrebbe dovuto passare un'approvazione, questo in Svizzera. Poi in realtà nelle varie nazioni ci sono organi diversi, non tutte, però appunto ci sono delle app, e ce ne sono tante, ci sono tantissime app per la salute. Adesso non vi dico il numero perché il numero preciso di questo momento non lo so, ma negli anni passati l'avevo visto più volte e mi ero abbastanza spaventata. Ce ne sono veramente moltissime, a volte non si dipingono neanche proprio così esplicitamente come app per la salute che possono portare a dei cambiamenti così radicali, forse anche per vendersi meglio. C'è stato il tentativo, come c'è stato anche nel World Wide Web iniziale, quello di dare un bollino di qualità. Questo ci sono vari consorzi che cercano di farlo, quindi quando non si arriva a dispositivi medici, perché di fatto la questione è molto importante sulla qualità dei contenuti, per esempio. Anche solo ci sono tantissime app che riguardano la salute mentale adesso, stanno spopolando. E su quello lo guardavamo proprio oggi in istituto, in realtà una realtà che cerca di diciamo dare un'attestazione di qualità, e all'interno di questo sito web dove si può andare a vedere ce ne sono comunque migliaia, però a quello che ho visto sono particolarmente in lingua inglese, quindi anche lì poi il livello nazionale spesso sfugge. Sono andata lunga.
Altre domande? Paolo? Sì, grazie a tutte. Volevo sollevare una questione e chiedervi un'opinione rispetto a un tema che mi interessa parecchio ultimamente, riguardo al potenziale, se lo vedete in che termini, della narrazione, anche rispetto al benessere dei curanti, in qualche maniera, sia quelli formali che informali, e se posso ampliare ancora di più quello che sollevo, anche magari il potenziale della narrazione in ambienti lavorativi, eventualmente per prevenire burnout in situazioni professionali delicate. Quindi a chi dei tre vorrà rispondere, vorrei conoscere la vostra opinione. Grazie mille. Credo che Cristina sia forse più qualificata per rispondere. Sì, no, rispondiamo tutti. Io adesso magari mi soffermo sull'aspetto dei curanti, perché in effetti, anzi grazie della domanda, perché non ho, durante la relazione non ho sottolineato un aspetto importante a cui tengo tantissimo, perché ho parlato di medicina basata sulla persona, però centrata sulla relazione, perché per molto tempo si è detto il paziente al centro, no? Ma il paziente al centro è qualcosa che non ci piace più utilizzare. Perché non ci piace? Perché è proprio un po' derivato dal marketing, come il cliente al centro, è come se si trattasse di soddisfare i bisogni di qualcuno. In realtà quello che abbiamo visto è che con le metodologie narrative noi vogliamo consentire un incrocio, un'integrazione di saperi e, come poi ha mostrato sicuramente Rita Sharon, anche di emozioni, di atteggiamenti di due persone. Una persona è il paziente, l'altra persona è il curante. Quindi le metodologie narrative sono uno strumento cruciale anche per, in qualche modo, la costruzione di un'identità diversa di curanti, proprio perché il problema non è il tempo, come spero vi sia chiaro, è proprio la postura. Per questa postura è necessario riflettere su se stessi, la propria identità di curanti, il ruolo dell'organizzazione, e in questo momento non so qui in Svizzera, ma in Italia con queste narrazioni noi stiamo registrando tantissima sofferenza nel lato curante. Infatti sono dei curanti feriti, dei narratori feriti, come dice un titolo importante nella medicina narrativa, perché c'è una trasformazione in atto che non considera abbastanza il punto di vista proprio dei curanti. E quindi, se voi, volendo dare una priorità, sicuramente se dovessi scegliere, vi sembra strano in questo momento, se fare un progetto con i curanti o con i pazienti, lo farei con i curanti, perché i pazienti in qualche modo anche online trovano, i medici no, poco, molto poco. Esauriente la risposta. Bene. Qualche altra osservazione? Io volevo riflettere su una cosa. Negli Stati Uniti, dove in effetti sono nate le medical humanities, dopo un certo periodo di impegno, di sforzo da parte dei primi pionieri di questa materia, loro sono riusciti a fare in modo che la maggior parte delle università negli Stati Uniti abbiano nel curriculum del futuro medico materie legate alle medical humanities, medicina narrativa o in generale medical humanities. In Europa mi sembra che la situazione sia un po' deficitaria, perché ad esempio in Italia non so in quante facoltà di medicina sia obbligatorio insegnare questo ai medici, e il punto nodale è questo: finché il futuro medico non impara queste cose è difficile poi che le mette in pratica nella sua attività professionale, perché parte già da una prospettiva distorta. Non so se voi avete informazioni diverse da quelle che ho io, ma mi sembra che la situazione veramente sia abbastanza critica. Diciamo che qui abbiamo un piccolo fiore all'occhiello, in questa università si parla di queste cose, anche se non è una materia obbligatoria, però abbiamo rotto il ghiaccio, un sasso nello stagno è stato gettato. Non so se qualcuno vuole. Volevo aggiungere un commento, una domanda a entrambe.
Abbiamo parlato di intelligenza artificiale, è ipotizzabile un dialogo tra curanti in questo caso, ma anche tra pazienti e l'intelligenza artificiale con obiettivo, diciamo, consolatorio, ma anche dare informazioni, e quindi un po' andare poi a sostituire la community o il dialogo, il forum. ChatGPT. Allora, per quanto riguarda il livello informativo, io credo di sì. Il fatto delle chatbot come proprio app digitali di salute digitale in realtà esiste già. Nel prototipo che mostravo prima c'era una chatbot dietro, ma in realtà era un albero decisionale molto semplice, non era un'intelligenza artificiale. Certo, in questo l'intelligenza artificiale ci aiuterebbe a dare delle buone informazioni. Tutto quello credo che è più il lato veramente di esperienziale, di condivisione delle esperienze. Quella non vorrei dare una risposta affrettata, ma la vedo un pochino più dura, però passo la parola a Cristina. Io riprendo un attimo quello che dicevi sulla formazione. Abbiamo appunto, non so, qui in Svizzera, in Italia ci sono dei master di medicina narrativa e di medical humanities, ma mai invece integrati proprio nel percorso, e cosa ancora più grave o ugualmente grave, non c'è nulla sulla salute digitale. Quindi tutta la parte di digital health non è ancora entrata, almeno in Italia, poi appunto non so qui, nella formazione dei medici, e questo è gravissimo. Cioè dovremmo veramente, abbiamo due ambiti che ci possono aiutare a costruire peraltro un umanesimo digitale, perché poi quello che vi abbiamo voluto forse proporre è questo, è che attraverso le tecnologie digitali possiamo costruire un nuovo umanesimo nella cura. Questi due ambiti così importanti, così rilevanti, sono assenti, e quindi c'è veramente molto da fare. Per quanto riguarda, se invece di parlare con un'altra persona come noi potremmo arrivare a parlare condividendo contenuti emotivi con una intelligenza artificiale, effettivamente è una bellissima domanda. Io ho fatto un po' di esperimenti proprio per fare una specie di etnografia di come si dialoga con un'intelligenza artificiale. C'è il tema, per esempio, un tema veramente difficile con grandi implicazioni etiche, che è il fine vita, no? E come pensiamo quanto sia importante nella riflessione medica tutto il tema di come raccontare e condividere il fine vita, le cure palliative. Quindi io ho provato a dialogare con ChatGPT facendo finta, simulando di avere un'amica che fosse in fin di vita, non dicendo in fin di vita, ma dicendo: ha questi problemi, secondo te può morire? E mi ha proprio appena lanciata ChatGPT mi ha detto sì, può morire. Quindi voi immaginate che cosa significa se cominciamo a porre delle domande a forte impatto emotivo, affettivo, esistenziale ad un'intelligenza artificiale, con cui poi però come le elaboriamo, come le trattiamo, che cosa ci facciamo con questa informazione. Devo dire che ultimamente ho riprovato e mi ha risposto: non posso esprimermi su questi temi. Quindi c'è in qualche modo un'evoluzione che però chi la regola, chi la controlla, quindi il tema etico che hai sollevato, che è chiave, è un tema che ovviamente impatta anche tanto su quello che poi si può riuscire, un po' per come, dato che ChatGPT non è che interroga un database, cioè questo dobbiamo capire, è un'intelligenza generativa, cioè quelle immagini lì non è che ha messo insieme delle immagini esistenti, le ha create, e allora è una specie di lampada di Aladino, e questo è il rischio, cioè il genio della lampada, gli chiedi e ti risponde. Per esempio ha inventato tantissimi libri che io avrei voluto avere, perché cercavo dei libri, della bibliografia su un tema che stavo affrontando. Gli ho chiesto se c'erano questi libri e mi ha dato dei titoli meravigliosi, quelli che sono andata immediatamente dopo un secondo su Amazon per comprarli, ma non esistevano. Cioè me li ha inventati così come li desideravo. E allora stiamo attenti, perché a me per certi versi preoccupa che si possa poi instaurare questo dialogo. Non che si instaura. Per esempio è maschile o femminile, io la personifico al femminile, ma ho scoperto che c'è chi la personifica al maschile.
è molto insidioso, è molto difficile perché è veramente un dialogo naturale che non avviene per parole chiave ma proprio in un discorso, e tra l'altro si abitua a quello che uno le chiede, si uniforma al tuo stile, migliora con te, e quindi è una specie di tuo doppio digitale che non sai bene da dove esca fuori. Quindi insomma è molto interessante, ma c'è molto da rifletterci. Qual è il fine? A cosa serve, specialmente nel rapporto umano, specialmente nella cura, specialmente in caso di malattia, di disagio? Per quale motivo l'essere umano deve rivolgersi all'intelligenza artificiale? Cosa ci sta dietro a tutto questo? Ma no, io non saprei cosa rispondere. Mi immagino condizioni umane che magari... Io direi semplicemente l'assenza di altri esseri umani. Esatto, condizioni umane di questo genere. Chi vive in solitudine non sa con chi parlare. E questo è il problema sociale più grande che abbiamo in questo momento, la solitudine. No, ma è un palliativo, ma può essere utile in certe situazioni. Ovviamente sarebbe meglio poterne fare a meno, però è una potenzialità che noi dobbiamo considerare e poi utilizzarla in maniera intelligente, come dice anche il termine intelligenza artificiale. Ecco, esatto. Forse questo è l'elemento della consapevolezza e della condivisione della storia, che magari non è così semplice. Direi addirittura d'arrivo come tempi di sala, però se c'è ancora qualche intervento, molto volentieri. No, semplicemente volevo ricordare che il corso è in partenariato con la Fondazione Sasso Corbaro per le Medical Humanities, quindi è una realtà importante legata fortemente all'USI e che per noi è stata è stata determinante anche nella scelta dei testi e delle letture, quindi colgo l'occasione per ringraziarla ancora una volta. Io credo che Silvia Misiti voglia dirci qualcosa in conclusione. Presenta però pure la prossima lezione e io la lezione completo. L'ultima, prossimo lunedì, sarà sulla drama therapy o terapia teatrale, teatro-terapia, come la vogliamo chiamare, e quindi vedrete che torneremo alle origini della storia della medicina, con la scoperta che il teatro era una forma proprio di catarsi per il pubblico, ma qui vedremo dalla parte degli attori soprattutto. Comunque sarà molto interessante e vi invito a partecipare. Prego. Volevo completare la presentazione e l'appuntamento del prossimo lunedì dicendovi che il nostro pubblico è molto affezionato a questo corso. È stato un corso pazzesco dal punto di vista dell'entusiasmo, della partecipazione. Stasera un po' meno, ma è un pomeriggio complicato per Lugano, e quindi abbiamo pensato che il prossimo lunedì, a nome di Fondazione IPSA, Città di Lugano, l'Università della Svizzera Italiana e il LAC, che sono i partner principali della edizione di quest'anno, finiremo la lezione con un aperitivo per tutti, quindi rimanete con noi, non prendete impegni subito appena finita la lezione di lunedì prossimo, così festeggiamo la fine del corso e ci facciamo gli auguri di Natale. Buona serata.